Pochi minuti fa PlayStation ha deciso di far vedere un primo gameplay di The Last of Us Part 2. Ora, adesso guardiamocelo. Under here. What the gameplay needs to do is immerse you in the world, give you as many interesting actions to survive in this world and overcome obstacles. And obstacles could be infected, it could be other people, it could just be the environment, it could be rushing water, anything that could happen in this post-apocalyptic world. Are you clean? Yeah. But more than anything, it needs to put you in Ellie's shoes, that you're experiencing what Ellie's experiencing, making you feel what she feels. Because the more we do that, the more the emotional beats of the story work for us, and the more they work for us in this very unique way that only works in video games. The gameplay philosophy of The Last of Us Part 2 is putting you in the shoes of Ellie and everything that means. It means giving you a threat constantly, as this world has. It means giving you the hard choices. Because this game takes place in such a hostile universe and our characters are pushed to do really difficult things, we want to put you in alignment with those choices. We want you to understand how hard certain decisions were for these characters, because they're hard for you. I would say the overarching philosophy of how we approached designing the game mechanically is how can we take things to the next level. Everything kind of comes out of the story. And how do we do it through systems? So one is you have to feel the pressure of survival. Survive by the skin of my teeth. How do I use all the scrap around me, any kind of bullet, any kind of rag, any kind of bottle of alcohol? How do we give you that sense of being a survivor in this world? Ellie is very small compared to Joel and more nimble. How do we make you feel like you're not the strongest person in the room, but you still should be able to rise to the challenge and survive, a fight with a bunch of people that are all bigger than you? So therefore, it meant creating a character and systems and mechanics that allow you to be much more nimble. And that's where we added a jump button. In the first game, we had a climber button, but not really jumping. And here, Ellie can jump. The combat scenarios are much more vertical, where Ellie can use elevation to her advantage. Prone is a huge, huge one. Prone, obviously, it means to lay flat on the ground. Something so simple, again, something that in real life you'd be able to do. Letting the player have access to all their weapons, all the items, crafting, everything while in that position. And it just creates so many more emergent things in gameplay. Now that we have this other state that the player can be much very low to the ground, how else can we use this other than just hiding in vegetation? We're like, well, there's a lot of man-made things or different structures that have collapsed that allow just enough space for you to crawl under, which means that now as enemies are looking for you, you can crawl under things and hide, and it's just one more way to assess your environment and use it to Ellie's advantage. Now, because you can hide under things, we gave the enemies, we made them smarter and gave them the ability to look under things. So while you might get somewhere and be safe for a while, eventually they're going to start looking under stuff. And if you're hiding under a truck and they spot you, they're going to yank you out and then try to kill you. Dodging is a big one, because now with dodge, anytime you're in a scuffle, you have a chance to get away. You have a chance to counterattack. Let escape be an option as well. Sometimes you just got to run, and that is
another part of this world, which is sometimes the threat is so overpowering that you just have to get away. When you are partially hidden, or you're in grass, I mean, people from afar can see you, but people from closer can kind of see you. They will eventually acquire you. You're not completely hidden when you're in grass. You went into the grass. Watch yourself. And it makes you as a player become much more aware of your surroundings. Jump, prone, dodge, all these things feed into both exploration and combat, because it lets us expand the space. The size of spaces can be bigger, the intricacy of spaces can be more complex, and it still works exactly as you would expect. So when it came to our level design, we really wanted to challenge ourselves to make a world that really felt like a real space as much as we possibly could, and didn't feel like a series of combat encounters and exploration spaces and then combat encounters that felt like a Hall of Horrors or something, but something that really felt like a space that you could explore that seemed like a legitimate urban environment. And that pushed us to make our level design even more open than it was in the first game, which for us at the time was pretty open. In this game, we've gone so far in making the level design open that there are actually entire story moments, entire combat encounters, like full scripted sequences that you may completely miss. And there are things that we feel like, even though a portion of our player base may never see these things, the fact that when you do encounter them, you feel like you discovered them, it lends them this charm and this magic that I think is unique to games, that, this happened to me because of what I did and what the place I explored to. Crafting is very much about a payoff to exploration, meaning that when you enter new spaces, you want to look around for supplies. You want to open drawers and cabinets and look for different things that will allow you to craft either items that can help you heal, items that can help you attack multiple enemies at once, such as the Molotov or the landmine that Ellie can craft. Items that can help augment your weapons, like a silencer for her pistol, or craft new kinds of ammo. It also gives us tons of interesting gameplay choices and overlaps that you can do in any moment and on the fly. We try to be a game that wants you to make a lot of different decisions in combat as possible. And the way that we've expanded the recipe roster and all of the recipes and how they interact with each other is carefully chosen for the different ingredients, and making sure that you always have these interesting decisions to make. We put a much stronger emphasis on the importance of the choices you make in the long term for your character. It'd be useful. Through the weapon upgrade system, through the player upgrade system, there aren't enough resources in a single playthrough to fully upgrade your character. The choices that you make, you're going to have to live with. And we wanted to make sure that all of the choices that you made had a really noticeable and tangible effect on the way that you play. You feel a greater kinship with Ellie because you are living with decisions that you've already made. Like you are continuing this through line of her journey through this world. And the moment-to-moment gameplay is influenced by that in a way that we haven't before. The realization that your choices have these long-term consequences is very much like the nature of the narrative of the game. And I'm happy that the mechanics are supporting that. PlayStation. Allora, dopo mesi che non abbiamo ricevuto, dopo mesi che non ricevevamo informazioni da The Last of Us, adesso finalmente abbiamo avuto un'intervista e anche un pochettino di gameplay. Ma chissà se adesso in questi giorni e nelle prossime settimane vedremo qualcosa in più oppure no. Chi lo sa. Adesso, pochi minuti fa, è uscito anche il trailer di Desperados 3. Sì. Ok.
Aspetta un attimo.
Wow. Oh. Quello che hanno fatto in Desperados 3 è fantastico. Allora, allora, poco tempo fa, Mortal Kombat infatti, si è aggiornato con Mortal Kombat Aftermath. E oggi ci fanno vedere due combattimenti, uno tra i quali Robocop e Terminator, lo scontro tra Robocop e Terminator contro Robocop. E ora andiamo a Terminator contro Robocop. No, ragazzi,
Wow. Allora, vediamo un po'. Allora, poi è stato annunciato il brand dedicato a The Last of Us 2, The Last of Us Part 2. Adesso wow, guarda qua, ma guarda qua, guarda quanto è bello. Allora, è un po' qualche altra notizia, qualche altra cosa. Adesso stanno facendo, allora, pochi minuti fa hanno rilasciato una prima immagine, le prime immagini dell'Ombra dello Scorpione, la serie TV tratta dal romanzo di Stephen King. Ecco le prime immagini. Wow. Chissà come sarà e speriamo che non ci deluda. Chissà quante puntate sono e speriamo che non faccia un flop o qualunque altra cosa. Ora parliamo di Destroy All Humans. Dopo tantissimo tempo hanno finalmente rilasciato un primo gameplay, hanno rilasciato. Sarà anche di un minuto, però voglio dire, ecco, godiamocelo.
Allora, un po' quali altre notizie ci stanno. Allora. Allora, poi, allora, diamo un primo sguardo a Wonder Woman. Infatti, allora, diamo un primo sguardo alla, alla, all'armatura, infatti all'armatura che utilizzerà Diana in Wonder Woman 1984. Wow, veramente fantastica, guarda qua. Wow. Chissà per cosa la utilizzerà e soprattutto quale sarà il suo cattivo. Chissà. Adesso dobbiamo vedere un pochettino contro a chi la utilizzerà, ma soprattutto come è tornato Steve, infatti, il pilota. Poi, un pochettino. Ora, secondo un'intervista, Ghost of Tsushima sarà pieno di segreti da scoprire e storie secondarie. Cioè la mappa, abbiamo visto come la mappa sarà immensa e essendo immensa sarà strapiena di cose da fare, soprattutto, che ne so, i mongoli stanno uccidere i mongoli e altre missioni secondarie, tipo per esempio rapimenti, assalti o altre cose. Grazie a questo possiamo rendere il nostro personaggio più potente e anche se da quando abbiamo visto il gameplay sembra tutto così facile, non credo che sarà così, perché secondo me durante gli stand-off, quella cosa là in cui possiamo fare i combattimenti da una parte all'altra, secondo me purtroppo c'è la possibilità che possiamo morire da un momento all'altro così, senza infatti anche noi. Cioè, io dico, secondo me la difficoltà degli stand-off sarà un po' più particolare perché secondo me sarà un po' più similare a Sekiro, in che senso che se noi facciamo male lo stand-off potremo morire subito da un momento all'altro. Andiamo. Cioè, che anche con un singolo colpo, mentre noi uccidiamo i nemici con un colpo solo, può anche essere che il nostro nemico ci possa uccidere anche lei con un colpo solo. Infatti, andiamo.
Andiamo. Ora. 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 Secondo un giornalista, cioè molte persone, secondo un giornalista, non sapremo molto presto quando uscirà PlayStation 5 e Xbox, nel senso non sapremo molto presto quando sarà la data, ma soprattutto quali saranno i prezzi. Io dico, per il momento è ancora incerto tutto, non sappiamo ancora quando escono, non sappiamo quanto costeranno e secondo un giornalista non lo scopriremo tanto presto. Allora, ora parliamo un attimo di Snowpiercer. Ora, ora, secondo un'intervista, infatti secondo un'intervista, la serie TV Snowpiercer sarà molto ben diversa da quello che abbiamo visto nel film. Andiamo. Sì. Secondo questa intervista la serie sarà molto ben diversa dal film che abbiamo visto. Adesso dobbiamo capire come sarà diversa, in quali punti sarà diversa e soprattutto voglio dire come l'hanno resa unica e speriamo che non deluda. Sono davvero interessato a vedere come sarà questa serie. Allora, adesso tempo assegno. Allora, allora, vediamo un po'.
E un po' quali altre notizie ci stanno. Un pochettino. Allora, in Mortal Kombat Aftermath adesso arriverà Fujin, il fratello di Raiden, e adesso lo vedremo in questo trailer. Che cazzo, il trailer non è disponibile. Infatti, so che succede ma non funziona. Non lo so. Il trailer non funziona, quindi non lo possiamo vedere. Allora, poi un pochettino. Allora, poi l'ho disattivato. Allora, allora, allora. Allora, parliamo un attimo di fumetti. Allora, Brian Michael Bendis ha annunciato adesso, per quanto riguarda una serie a fumetti dedicata alla legione dei supereroi, che adesso è arrivata al numero 6 e il 9 giugno arriverà negli Stati Uniti, farà la comparsa in Green Lantern. Infatti, che si può vedere in questa immagine. Wow. Allora, ecco, seconda cosa è questo qua. L'ultimo acquisto degli legionari della regione, quindi Gold Lantern, Monster Boy, Dottor Fate, tutti i volti noti nell'universo di tutti con oscuri segreti e un motivo per la cosa della regione, di portare l'età degli eroi al XXI secolo. Sì.
con John Kent, alias Superboy. Wow. Chissà adesso. Ah. Per adesso non ci stanno notizie importanti e quindi per adesso